Allora Giulio, qui finalmente posso rifare delle mie stupide battute. Siamo sulla Luna. Siamo sulla Luna, assolutamente. Sì, è già, è vero. Moon 641, amplificatore integrato, primo prodotto di attacco della serie North Collection, che è una nuova serie, una rinnovata serie del blasonato costruttore canadese. Caratterizzato da forme inconsuete, da una cura del dettaglio incredibile e da un controllo del volume, che è questo qua. Sì. Oggetto veramente di una bellezza e di un'efficacia rara. Uno se lo tiene accanto alla sedia e regola volume, ingressi. Con una reattività che io difficilmente avevo mai visto. Insomma, se guardate, adesso sta a 6, qui sta a 6, salgo su a 19, quello va a 19. Sì. Reattività. Chissà se è Bluetooth, il tanto tuo amato Bluetooth. So soltanto che nel momento in cui uno lo accende, gli dice all'amplificatore c'è il telecomando, tac, funziona. E ha anche un'altra interessante caratteristica che è molto pesante e quindi nel caso uno lo voglia lanciare in testa a qualcuno ottiene l'effetto desiderato. Una certa efficacia. Allora, poi al passaggio successivo gli può anche lanciare tutto l'amplificatore che pesa 26 kg, quindi insomma, ecco. E anche alcuni spigoli vivi che potrebbero, diciamo, interessare. Fare alla bisogna. Fare alla bisogna. Benissimo, allora subscribe, campanella, tra poco ve lo descriviamo. Il sito www.audio2g.com, tutti i social. Abbiamo scoperto che tante persone ignorano l'esistenza del sito. E questa non è non cosa va bene, buona, giusta, non va no? bene, perché noi ci spacchiamo la schiena per scrivere gli articoli che stanno sul sito. Alla schiena? Quindi anche. Tante cose. Tante cose. A tra poco, ciao. Ciao. Allora, posso dire una cosa? Prego. Questo è forse l'integrato che, indipendentemente da tutti, mi è piaciuto di più in assoluto in questa splendida, in questo splendido lavoro che stiamo facendo. In questa splendida cavalcata fra i super integrati, perché ne abbiamo provati diversi a questo punto. Mi piace questa cavalcata, sì. No, anche perché costa 14.500 euro, quindi fa parte del degli segmento integrati alto. Di fascia high-end. Esatto. Allora, per quanto attiene all'estetica, la veste estetica di questo prodotto, era uno dei brief progettuali che l'azienda si è posta nel momento in cui ha dato l'avvio alla progettazione di questa North Collection, ovvero loro sono arrivati alla conclusione che anche gli audiofili più duri e puri sono propensi a una riduzione del numero di box, di scatole presenti nel loro impianto. Diciamo che era una cosa che anche io avevo tentato di fare, ma è durata 6 mesi. Vabbè, l'idea è di fare dei componenti che intanto abbiano una veste estetica tale da renderli accettabilmente presentabili in un arredo domestico, e poi comunque l'idea è quella di ridurre il numero di scatole, tant'è che oltre a questo 641 che è amplificatore integrato da, ricordiamolo, 125 watt su 8 ohm con raddoppio su 4 ohm, c'è un DAC streamer che si chiama 681 e che gli si abbina anche dal punto di vista estetico, ha esattamente la stessa grandezza di cabinet e gli si può mettere sotto meglio per questione di dissipazione, e quindi solamente con 2 cabinet riuscite a fare tutto l'impianto. La particolarità di questo integrato è che ha, oltre agli ingressi e uscite che vedremo, un ingresso Ethernet e una uscita. A cosa serve questo, Giulio? Allora, non deve trarre in inganno la presenza della porta doppia Ethernet sul posteriore, perché a questa macchina serve fondamentalmente solo a fare gli aggiornamenti software. Laddove fosse presente anche il DAC, c'è uno scambio a livello di gestione dati tra le due macchine, poi evidentemente le uscite è un altro discorso. E la cosa però interessante è che nell'ambito della North Collection, dicono i signori della Moon, l'idea è quella di avere un impianto autonomo anche salendo di livello, perché come abbiamo detto questo è l'entry level, poi ci sono altre macchine più costose, più performanti, comunque di avere sempre
un impianto autonomo con 2 sole scatole, con 2 soli box. Ad esempio c'è il Pre più grande, che è Pre DAC Streamer e anche Pre-Fono, quindi l'idea è ridurre. Ho la Nord Collection, che è la collezione flagship della Moon. Questo integrato quindi serve per entrare dalla porta principale all'interno del catalogo Moon. Assolutamente sì. Questa macchina è caratterizzata da una tecnologia dal punto di vista dell'amplificazione che si chiama MDCA. Sostanzialmente si tratta di un sistema di controllo tra il segnale in ingresso e il segnale in uscita, verifica di eventuali distorsioni e inietta un segnale in controfase che serve ad aggiustare questa eventuale distorsione. Definizione della controreazione che viene poi declinata dai vari costruttori in modo diverso, perché se ci mancherebbe, senza polemica con la Moon, ma poi ognuno fa il suo sistema di correzione. Sì, diciamo non è il classico anello di controreazione né locale né globale, è un qualche cosa di un po' differente. Particolare, ma poi forse più simile, scusami, a quanto abbiamo visto sull'Egel H600, che adotta una struttura vagamente simile. Poi, per carità, ogni costruttore ha il suo piccolo segreto, il suo piccolo ingrediente, come se fosse uno chef. Sì. Un altro ingrediente dovrebbe essere, sempre leggendo la documentazione che fornisce, perché volevo parlare del volume. Ecco, no, ti lascio. No, prego, facci lei. Allora, il volume non è banalmente un potenziometro, ma è un sistema di regolazione del segnale che è, dicono loro, posizionato strategicamente all'interno del layout dell'elettronica. Poi oramai il controllo del volume non si fa più quasi mai col potenziometro motorizzato, anche per questioni di precisione, perché questa precisione di volume, di riuscire molto facilmente a tacche di 0.5, poi non sappiamo, non lo so se corrisponde a mezzo dB o no, non credo, ma comunque a tacche molto granulari, con il potenziometro fatto con l'attuazione motorizzata non si riesce a fare, perché ha un suo abbrivio, ecco, sì, esatto. Ecco, parliamo di abbrivio, e invece in questo caso si riesce a fare una regolazione estremamente precisa. Pannello frontale estremamente semplice, bellissima manopola del volume che caratterizza un po' tutto il pannello, questi tasti che servono per gli ingressi. Servono a selezionare gli ingressi, anche ad accedere al menu di configurazione e a navigare al suo interno. Esatto, e poi c'è questo display molto bello, molto ben illuminato, e che ha una caratteristica molto interessante, secondo me, che il volume grosso si vede da lontano, cioè sono tra i pochi che sono riusciti a capire che il display grosso prima di tutto serve anche per chi come noi ci vede poco e vuole vedere, vedete quante io credo che esatto, si veda anche nelle riprese che stiamo facendo a distanza, ma anche in queste ravvicinate. Comunque la cosa interessante è che c'è un'indicazione dell'ingresso attualmente utilizzato, infatti vedete Balanced, che è l'ingresso bilanciato su cui stiamo andando in questo momento, e poi piccolina l'indicazione del volume, ma diventa immediatamente grande non appena ci si interviene. Esatto, una cosa non ha, e Giulio su questo mi ha telefonato subito e mi ha detto: ma guarda, però il Moon va bene, però qualcosa gli manca, è l'uscita della cuffia. Oh, l'uscita della cuffia! Tu ne hai sentito tanto? Mi sono proprio disperato. Ti sei disperato perché non ci ho dormito la notte. Non ci hai dormito la notte. Infatti. Va bene. Io sono quasi pronto. Sì, tu sei quasi pronto, però volevo dire ancora 2 parole sulla finitura di questo oggetto. Ci sono questi ampi dissipatori laterali che in tutte le tante ore di utilizzazione non sono mai arrivate a temperatura particolarmente elevata. Forse arriva a temperatura un po' più alta questo elemento bellissimo che è, credo, il logo di Moon, che però ha anche funzioni dissipanti. Comunque dal punto di vista della presentazione dell'oggetto è veramente a dir poco gratificante, proprio veramente molto bello. Non abbiamo detto la dotazione degli ingressi, che sono prevalentemente linea RCA e un ingresso bilanciato. Ma poi lo facciamo vedere nello sventramento quando faremo vedere tutto il pannello posteriore. Sì? Confidati. Mi confido. Sì. Allora, pensierino per tutti coloro i quali dicono:
Ah, il rodaggio non serve a niente. Ah, ecco. Il rodaggio non serve a niente. Allora, sul manuale c'è scritto che questo amplificatore deve essere rodato per circa un centinaio di ore. Va bene. Che non sono poche. Che non sono neanche tante, se uno lo lascia in play con uno streamer collegato. Io l'ho fatto andare, insomma le 100 ore si raggiungono, in fondo sono 5 giorni in pratica. Quello che volevo dire però è che il comportamento di questo amplificatore tra l'inizio, cioè sta tolto dalla scatola e attaccato, e le prime 24 ore, la prima giornata, è cambiato da così a così. Nel senso che, ad esempio, la gamma bassa all'inizio poco presente, boom, si è aperta. È fiorita come una margherita. È fiorita come una primavera. Margherita lunare. Bravo. Esatto, bravo. dove crescono molte margherite. Vedi che stai crescendo. Certo. Esatto. E via via, nel corso di queste 100 ore, è andato perfezionandosi. Per cui sì, è vero, determinate elettroniche hanno, diciamo, meno effetto nel momento in cui uno fa un rodaggio, però ce ne sono altre come questo per cui il rodaggio è assolutamente indispensabile. Colpa nostra? Colpa della Moon? Colpa non lo so di chi, non è colpa di nessuno, è così. Non lo so, poi mediamente i semiconduttori funzionano meglio a una certa temperatura e questo comunque mi verrebbe quasi in mente di lasciarlo quasi sempre acceso, perché poi riesce a raggiungere la giusta temperatura dopo un po' ed è difficile poi se lo spegni e lo riaccendi che... Ma perché l'esoteric che sta qua sotto? Sì. L'esoteric che sta qua sotto, la prima mezz'ora, così e così. Sì. Dopo mezz'ora, si ricorda che è un esoteric e suona come un esoteric. Va bene, allora andiamo allo sventramento, io sono pronto, dentro sarà stupendo come tantissime elettroniche Moon e sappi una cosa Giulio, lo dico davanti a tutti, non l'ho ancora aperto e sai perché? Non lo so. Perché ci sono fotografie in rete dell'interno e quindi me le sono già spizzate per bene e ho detto voglio lasciarmi la sorpresa insieme con Giulio. Andiamo. Tra poco, ciao! Giulio? Eccolo, però... Tieni conto che qua adesso non ti si vede il faccione, ecco adesso sì. Mi si vede? Sì, Io tutto questo show lo sto facendo per far vedere la grossa placca che porta il marchio Moon e te lo rigiro anche perché questo è un pannello in alluminio fresato dal pieno, guardate che meraviglia, giusto? Ho detto una stupidaggine? Forse sì, no, direi di sì. Direi di sì e qui c'è questa parte che serve per assicurare il grosso marchio, il medaglione che porta il marchio. Sì, ma anche però io mi avvicino e questo è un camino. Questo è un camino perché se lo guardiamo lateralmente vedi bene che sono delle feritoie che servono a dissipare l'aria dal centro. Sono d'accordo, però a qui poi non corrisponde praticamente niente e se togliamo è qua al centro dei due trasformatori toroidali. Partiamo proprio da questo, mi pare di leggere che è 1 kilowatt, giusto? Eccolo qua, 1000 volt ampere, 1 kilowatt. La cosa interessante però è che ce ne sono due, cioè qui accanto c'è il suo fratellone. Esatto, quindi è dual mono, giusto? Così sarà contento anche quel signore che diceva il trasformatore è uno solo, non è un vero dual mono. Questo è dual mono a partire dal trasformatore. Ce ne sono ben due, ho i trasformatori, la tensione ci è abbastanza nota, ma solo perché abbiamo letto all'ingresso di uno dei rami di alimentazione dell'amplificatore che è più 55, quindi più 55 0 meno 55, il che non corrisponde alla tensione del secondario del trasformatore perché sappiamo che poi bisogna fare una certa moltiplicazione per ottenere la tensione filtrata rispetto a quella alternata del trasformatore. Ma andiamo avanti. Filtraggio sono 4 bei condensatori marchiati Moon. Questo oramai però lo fanno tutti. Lo fanno tutti. 63 volt, 10.000 microfarad, quindi sono 10, 20, 30, 40.000 a canale, ok? Poi ci sono questi altri due più piccoli che sono da 4.500, credo,
No, da 15.000, questi sono da 15.000, tensione più bassa. Però veniamo prima al centro, perché al centro c'è la scheda che sovrintende prima di tutto l'accensione, lo stand-by e tutte quelle funzioni che servono per far salire l'amplificatore. Questo è un alimentatore primario 100-240 volt, secondario 12 volt 1,67 ampere, e questo è quello che sta sempre acceso quando la macchina è in stand-by, ok? E questi invece sono i due relè della Panasonic, eccoli qua, da 16 ampere l'uno, che alimentano la 230 dei trasformatori, e infatti la vaschetta d'ingresso sta qua, Sì. ok? E quindi dalla vaschetta d'ingresso questo è il filtro che sta sulla 220, e questi sono, come ripeto, i due relè che poi danno alimentazione ai trasformatori. Sì. Una volta che arriva l'alimentazione qui e che viene trasformata, entra dentro queste schede di filtraggio di cui abbiamo già visto i condensatori, ma non abbiamo visto ancora i due grossi ponti raddrizzatori che sono assicurati sul fondo in modo da avere la giusta dissipazione. Oggi parlo bene, Giulio, eh? Oggi sì, oggi. Eccolo lì, e si vede il vitone che sta lì. Esatto, il vitone, quindi ingresso alternato, uscita più e meno. Qui ci sono dei cavi di grande sezione che portano l'alimentazione, quindi positivo, ground e negativo, e dei cavi di altrettanta sezione che vedete qui, che portano invece l'uscita di potenza che poi va ai binding post, che vediamo meglio dopo. Ok? Veniamo poi alla scheda di potenza, che è tutta questa qui, slim, molto lunga, e notiamo delle belle resistenze SMD di potenza che non avevamo mai visto in nessun'altra realizzazione, perché normalmente le resistenze a maggiore potenza sono a foro passante, Questa tipo è queste. 330. Esattamente, tipo queste sono delle resistenze di potenza a foro passante, eccole qua, esatto, e invece queste sono delle resistenze di potenza SMD, che sono molto diverse. Quindi torniamo al centro per notare in generale una costruzione fatta molto spesso a discreti, quasi sempre a discreti, e veniamo alla scheda degli ingressi. Scheda degli ingressi, e ti direi di più, caro Giulio, di preamplificazione. Ok. Questo che cosa me lo fa dire? La presenza di questi due oggettini. Cosa sono, Giulio, ti domando? Sono, ma lo capisco dal nome, i muses che servono a fare la regolazione del volume. Esattamente, esatto. Che Già abbiamo incontrati peraltro sul Marantz Model 10, Model per 10, esempio, sì. Ma in varie realizzazioni high-end montano proprio questo tipo di regolatore del volume, che è quanto di meglio ci sia e che si contrappone a quelli invece a relè. Questo mi fa pensare, se Sì. tu togli la mano che Sì. sta lì, Sì. mi fa pensare che andando dietro, quello che io sto inquadrando adesso, Questo? esatto, altro non è che un encoder rotativo, E infatti hai ragione, è un encoder rotativo. che fondamentalmente attraverso tutta la sua logica poi va a comandare i muses di cui sopra. Esatto. E questa scheda cos'è, caro Giulio? Ah beh, quella lì è la scheda del display, che reca a un certo punto al centro un ARM, un microprocessore ARM, che sarà quello che sovrintende un po' il funzionamento di tutta la logica della Esattamente. macchina. Vogliamo tornare indietro? Ma torniamo indietro ai nostri ingressi. Ok, allora questi sono quelli che oramai i nostri follower conoscono molto bene, i Vima rossi, ce ne sono tanti. E questa è tutta la scheda di preamplificazione. Questa è una bella chicchetta, Giulio, perché questo è uno schermo. Vedi in metallo qui sotto? Questo schermo serve proprio per evitare che radiofrequenze emesse dai circuiti stampati di sotto si concatenino con la parte più delicata, che è il circuito stampato del Quindi preamplificatore. oltre che per appoggiarci sopra questa scheda, serve anche a fare da schermo rispetto a ciò che sta sopra. Certo, quindi questa è proprio una finezza, è molto molto spessa, è fatta
molto bene, è realizzata ad hoc proprio su tutto il perimetro della scheda di preamplificazione. Questi sono invece i relè che, come vedete, corrispondono con i pin RCA d'ingresso. E quindi guarda caso, il bilanciato, ne ha due. E questo invece a che serve? questi a che serve? Quello forse è il muting? Potrebbe essere, sì, bravo, questo potrebbe essere il muting, sì, potrebbe essere il muting. Questi invece sono dei circuiti integrati che servono per comandare lo switch dei relè, ok? Io vorrei Sì. indugiare un momento, Sì. se tu togli la manina, Sì. sulla bellezza dell'elemento di dissipazione È bellissimo. che vedete qui. E anche facciamo vedere. Sì. No, questo è veramente, per chi apprezza questo genere di cose, è veramente un gran bell'andare. 4 ingressi, 1, 2, 3 e 4. Sì. RCA. RCA ovviamente left e right, un ingresso XLR, Sì. questo è il pre-out Sì. e questi sono i binding post Aspetta Fulltech. l'inquadro di Sì. quest'altra parte qui. E questi sono i binding post della Fulltech, molto belli. Sì. Questo è il famoso network di cui parlavamo prima, quindi ingresso e uscita. Beh, diciamo una doppia porta di rete. perché Doppia porta di ovviamente- rete, mi piace di più, hai ragione, il trigger out fusibile e l'interruttore di alimentazione generale, Ok. che normalmente deve stare su uno. Ok. Ok? Beh, insomma, io direi che la costruzione di questo amplificatore integrato è Spettacolare. veramente Sì. di livello eccelso. Poi si nota che l'ha fatto qualcuno che lo sa fare, Sì. sì, che ha il pieno controllo della situazione. Ecco. Andiamo all'ascolto, Certamente. giusto? Come Assolutamente. suonerà questo amplificatore, Giulio? In questo caso io ti posso dire che avendo svolto il rodaggio lo so molto bene. Molto bene. Allora, a tra poco. Ciao. Ciao. Allora, Giulio, sì, dimmi. Partiamo da lì, eh? Sì. Allora, ti propongo, visto che ti piace così tanto questo disco, ti propongo un affare. Quale affare? Allora, io ho conosciuto Pat Metini e mi sono fatto firmare questo disco un giorno all'auditorium, che io ero lì per altri motivi, mi giro e vedo questo capellone seduto quasi per terra. Boccoluto. Dico, ma quello è Pat Metini, lui mi deve aver sentito, ha annuito, quindi io mi sono andato a presentare, ho comprato il disco lì al Notebook e me lo sono fatto firmare. Quindi, siccome ti piace tanto questo disco, ti posso fare un prezzaccio. Un prezzone. Certo, c'è scritto a Giancarlo, Giancarlo, però sempre con la G comincia. Vabbè. Scusa. Va bene, Allora, io in realtà invece stavo proponendo Ecco, l'istituzione del premio telecomando Audio 2G, bravo. che vince a mani basse, Sì. proprio senza Colpo ombra ferire. senza colpo di ferire, il meraviglioso telecomando di questo Moon. Spettacolare. Posso dire una cosa? È anche psicologicamente fuorviante, perché è talmente comodo come comando che ti incita ancora di più al rilassamento e quindi ti fa... E a tal proposito Ecco. ti direi, Sì. potresti cortesemente passare all'altra camera? Sì, ecco. Potresti cortesemente spostare il tuo ginocchietto? No. Ecco, io vi mostro come proprio con la manina. Giusto. Sì. Questo telecomando e questo controllo del volume ad esso associato è veramente una benedizione Sì. di questo apparecchio. Cioè Sì. già questo me lo fa star simpatico. Sì. Assolutamente. Telecomando che peraltro ha anche traccia avanti, traccia indietro, mute, play, pausa, il che mi fa pensare che nell'abbinamento con il DAC Streamer 681 questo telecomando gestisce entrambe le macchine e mi si spiega, suppongo,
la porta Ethernet sdoppiata che sta sul dietro del Esatto. 600. Allora però Giulio parliamo del suono, perché poi alcuni ci dicono che ci lasciamo andare a questo. No, perché voi dovete capire, cari follower, che noi quando arriviamo all'ascolto è come se fosse un momento un po' anche di relax per noi, no? Sì, e di tirare le somme. Di tirare un po' le somme, e quindi ci lasciamo andare a considerazioni di vario tipo. Allora comincia tu, Giulio. Allora, io comincio con una sorta di appello, se vogliamo, perché ho un po' un retropensiero e una preoccupazione che questo amplificatore Moon 641 possa non essere sufficientemente compreso. Sicuramente gioca in tal senso un prezzo di acquisto che evidentemente non è basso, perché siamo attorno ai 14.500 euro, sì, se non sbaglio. 14,5. 14,5, che è una cifra importante. Immagino già il commento sferzante di qualcuno che dice: ma come? In fondo è un integrato e costa così tanto? Non ha lo streaming, non ha quello, non ha quell'altro, costa troppo. Allora io vorrei riportare l'attenzione al fatto che realizzare un integrato di fascia high-end non è uno scherzo. Voglio dire, perché si fanno i separati? Si fanno i separati per avere ampio spazio all'interno del cabinet specifico per una determinata funzione e per evitare che ci siano interazioni negative tra le due sezioni. Mettere tutto all'interno di una scatola piccola, sottile, come è quella di questo Moon, vuol dire avere una capacità tecnica, una capacità progettuale che ti consente di farlo con successo. Anche il discorso di sì, va bene, ma questa macchina è soltanto un amplificatore linea, non ha streaming, non ha altre funzionalità, ma anche lì però dovete pensare che la Moon ha fatto il ragionamento di dire: le sorgenti le portiamo fuori, e quindi ha fatto una macchina che è il 681, che è un DAC streamer, e in questa maniera si preserva, diciamo, la pulizia e l'integrità del segnale. Certo, ma anche perché poi le interazioni che ci sono dal punto di vista delle radiofrequenze, delle alimentazioni, tutta una serie di cose che vengono per forza di cose introdotte se si mettono altre funzioni, servono soprattutto a innalzare il tappeto di rumore e quindi a rendere l'amplificatore meno performante, e con un livello di sofisticazione come questo e con un livello di mercato, perché questo è un integrato high-end, è una cosa che non va bene per l'acquirente. Non va bene per l'acquirente. Quindi lo faccio contento perché gli metto il DACchetto, che poi non è un DAC a livello di 14.500 euro, non ce lo posso mettere un DAC di questo livello dentro, e quindi non sto facendo nulla di buono per l'acquirente e per chi compra questo amplificatore. In fondo, quando noi abbiamo fatto tempo addietro la recensione, ve lo ricorderete forse, di quell'Atoll in 400 Evo, quello era un fantastico amplificatore, ma di una fascia di prezzo molto più bassa, 6.000 euro scarsi, sì, un terzo quasi. Un terzo, dove intelligentemente il costruttore aveva proposto una schedina DAC e ingressi molto economica, molto che se vuoi ce la metti. Se vuoi ce la metti, ma ecco, in quel contesto lì è tutto coerente. In un contesto come questo, l'amplificatore fa l'amplificatore, il DAC streamer fa il mestiere che fa. Siccome questo è un amplificatore sbilanciato, sì, vi consigliamo un DAC o uno streamer sbilanciato. Noi l'abbiamo provato sia con l'Esoteric N05XD che con l'Agua alla Scala, con risultati molto diversi, ma come poi sono molto diverse queste elettroniche fra di loro dal punto di vista del suono. Allora, quello che posso dire è che la differenza che c'è stata utilizzando l'Esoteric in bilanciato e in sbilanciato è che sì, in bilanciato c'è un basso un po' più presente, un po' più predominante, che però qualitativamente a me non ha del tutto convinto. Sì. Io ho preferito quel basso forse un pochettino più asciutto dello sbilanciato, che mi è sembrato assolutamente coerente. Detto questo, sì, però, mi preme sottolineare che
Questo amplificatore, proprio come cifra stilistica sua, come cifra sonica, è un amplificatore che non tende a enfatizzare la gamma bassa, il che non vuol dire che non ha bassi, perché la lettura poi che travisa, la lettura semplicistica è Giulio Salvioni ha detto che non ha bassi. Non ho detto assolutamente questo, ho detto che è un basso raffinato, corposo, solido, ma non sbattuto in faccia. Però ecco, quello che mi piace di questo amplificatore è che è un amplificatore molto coinvolgente, molto veloce, per certi versi mi verrebbe da dire sbarazzino, non ha quell'aplomb serioso. Ad esempio, prima abbiamo citato l'Atoll, amplificatore che a me era piaciuto da impazzire, di una fascia di prezzo molto più bassa, ma quello era un amplificatore, se vogliamo, quasi da studio. Questo è un fantastico intrattenitore. Esatto. Questo ti strappa un disco dopo l'altro, Sì, perché sì. ti viene la voglia, è divertente, è un amplificatore divertente. Riesce benissimo in quello che, se abbiamo capito bene, era il brief progettuale degli ingegneri della Moon, di un apparecchio destinato all'utenza domestica, quindi un apparecchio che sta in soggiorno, bello, di bellissima presenza, semplice da utilizzare, ma che ti coinvolge e ti invita a tenerlo sempre acceso durante tutto l'arco della giornata. Ed è anche, Giulio, un approccio all'ascolto intelligente che mi piace, perché poi ti cattura, ti conquista, ti affascina e ti fa venire voglia eventualmente di vedere dopo che cosa succede. Il medio-alto mi è piaciuto tanto, l'alto non è mai troppo addosso, mai troppo aggressivo. Tu prima parlavi della gamma media, è una gamma media che a me è piaciuta molto perché è estremamente naturale, estremamente organica, tanti armonici, tanti colori, però ecco, poco da oggetto hi-fi ordinario, sempre grande eleganza, grande charme, grande capacità di affascinarti. Beh, in fin dei conti, come tutte le elettroniche di altissimo livello, è che se vogliamo fare un abbinamento relativamente semplice, potrebbe essere un eccellente bicchiere di vino, va poi gustato e quindi non vi aspettate che dopo due minuti all'ascolto sicuramente vi colpisce. Quello che però poi vi affascina sempre di più è l'ascolto prolungato e quindi è il cogliere l'anima di questo prodotto, che è un'anima che va saputa assaporare. Ecco. Assolutamente sì. Bene. Vabbè, vogliamo concludere, Giulio? Allora, subscribe, campanella, www.audio2g.com, che è il nostro sito. Lo abbiamo detto anche in apertura, stiamo vedendo che in tanti ci seguite su YouTube, alcuni sui social, pochi si vanno a leggere l'articolo che molto faticosamente io o Giulio scriviamo, dove cerchiamo di metterci cose che non mettiamo, non citiamo nella prova video. Quindi vi preghiamo di andare, se vi interessa, se vi interessa ovviamente, di andare anche sul sito internet. Ciao e grazie. Alla prossima. Ciao. Ciao.